Ok, eccoci di nuovo insieme. Sono super contenta di rivedervi sul mio canale, un angolo virtuale dove cerchiamo sempre di analizzare la realtà che ci circonda, senza filtri e con un pizzico di spirito critico. Oggi, come vi anticipavo, ci addentreremo ancora di più nella vicenda che ha coinvolto Neslihan e Burak, approfondendo le dinamiche, le implicazioni e, soprattutto, cercando di capire come un semplice pettegolezzo possa trasformarsi in una vera e propria tempesta mediatica. Ricapitolando per chi si fosse sintonizzato solo ora, stiamo parlando delle accuse, a detta di molti infondate, che sono state rivolte a Burak, un personaggio pubblico molto seguito e amato, e della reazione, forte e determinata, della sua compagna, Neslihan, che si è schierata apertamente in sua difesa. Abbiamo già detto che Neslihan ha definito queste accuse frutto di invidia e maldicenze, ribadendo la sua fiducia in Burak e sottolineando la sua integrità. Ma cerchiamo di andare oltre, di scavare più a fondo, di analizzare il contesto in cui questa vicenda si è sviluppata e di capire perché ha avuto un impatto così forte sull'opinione pubblica. Prima di proseguire, però, un piccolo promemoria. Se vi piacciono le mie analisi, se trovate interessanti gli argomenti che tratto, se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze e sui dibattiti più accesi del momento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Non ve ne pentirete, promesso. Bene, ora che abbiamo fatto le presentazioni e i convenevoli, possiamo entrare nel vivo della questione. Dicevamo, le accuse contro Burak. Cerchiamo di capire di cosa si tratta esattamente, senza però cedere alla tentazione di alimentare il gossip. Diciamo che le accuse riguardavano presunte scorrettezze professionali, un comportamento inappropriato sul set e, in generale, una condotta non in linea con l'immagine pubblica che si è costruito negli anni. Ora, io non sono un giudice e non voglio erigermi a tale. Non conosco Burak personalmente e non ho modo di verificare la veridicità di queste accuse. Ma una cosa è certa, nel mondo dei social media, basta un'indiscrezione, un'affermazione non verificata, un pettegolezzo malizioso per scatenare un'ondata di odio e di condanna che può avere conseguenze devastanti. E questo è particolarmente vero quando si tratta di personaggi pubblici, che sono costantemente sotto i riflettori e che vengono giudicati non solo per il loro lavoro, ma anche per la loro vita privata. Ogni loro gesto, ogni loro parola, ogni loro espressione viene analizzata, interpretata e, spesso, distorta. E questo può portare a situazioni paradossali, in cui una persona viene condannata pubblicamente sulla base di prove insufficienti o, addirittura, inesistenti. Ecco perché, secondo me, l'intervento di Neslihan è stato così importante. Non solo perché ha difeso Burak, che ovviamente è una cosa lodevole e comprensibile, ma anche perché ha lanciato un messaggio forte e chiaro. Non bisogna credere a tutto quello che si legge online, bisogna sempre cercare la verità, bisogna dare il beneficio del dubbio, bisogna evitare di giudicare e condannare senza conoscere i fatti. Neslihan ha dimostrato di avere una grande forza d'animo e una grande lucidità nel gestire questa situazione difficile. Ha saputo mantenere la calma, ha evitato di cadere nella trappola della polemica e ha scelto di difendere Burak con argomenti razionali e con un linguaggio misurato. E questo, secondo me, è un esempio da seguire. In un'epoca in cui i social media sono diventati un'arena in cui si combattono battaglie ideologiche e personali, è fondamentale mantenere la calma, usare la ragione e cercare di capire cosa c'è dietro le apparenze. Ma torniamo alle accuse contro Burak. Come dicevo, non conosco i dettagli della vicenda e non voglio esprimere un giudizio definitivo. Ma una cosa mi sento di dire, anche se le accuse si rivelassero fondate, questo non giustificherebbe l'ondata di odio e di condanna che si è scatenata sui social media. Perché, diciamocelo chiaramente, tutti noi commettiamo degli errori. Tutti noi abbiamo dei momenti di debolezza. Tutti noi facciamo delle scelte sbagliate. E questo non significa che dobbiamo essere condannati a vita e che dobbiamo essere privati della possibilità di redimerci e di riparare ai nostri errori. Certo, ci sono dei comportamenti che non possono essere tollerati e che devono essere puniti severamente. Ma anche in questi casi, è importante mantenere la calma, evitare di cedere alla vendetta e cercare di capire cosa ha portato una persona a commettere un determinato errore. E poi, un'altra cosa importante è non dimenticare che dietro ogni personaggio pubblico c'è una persona, con i suoi sentimenti, le sue fragilità, le sue debolezze. E questa persona merita rispetto, anche se non la conosciamo personalmente, anche se non condividiamo le sue idee,
anche se non approviamo il suo comportamento. Ecco perché, secondo me, è fondamentale evitare di alimentare i gossip, di diffondere notizie false, di commentare in modo negativo e violento. Perché, così facendo, non facciamo altro che aumentare la sofferenza di una persona e contribuire a creare un clima di odio e di intolleranza che non fa bene a nessuno. Ma cosa possiamo fare noi, come spettatori, come follower, come persone che si informano attraverso i social media? Possiamo fare molto. Possiamo iniziare a essere più consapevoli di quello che leggiamo e condividiamo. Possiamo evitare di alimentare i gossip, di diffondere notizie false, di commentare in modo negativo e violento. Possiamo cercare di capire, di approfondire, di verificare le informazioni prima di prenderle per buone. Possiamo dare il beneficio del dubbio, possiamo evitare di giudicare e condannare senza conoscere i fatti. Possiamo, insomma, essere più responsabili e più rispettosi. E poi, un'altra cosa importante è sostenere le persone che vengono accusate ingiustamente. Come ha fatto Neslihan con Burak, possiamo mostrare la nostra solidarietà, possiamo esprimere il nostro sostegno, possiamo far sentire la nostra vicinanza. Perché, diciamocelo chiaramente, quando si è al centro di una tempesta mediatica, quando si viene accusati ingiustamente, quando si vede la propria reputazione distrutta, è molto facile sentirsi soli, isolati, abbandonati. E il sostegno degli altri, anche se virtuale, può fare la differenza. E qui mi ricollego a un altro aspetto fondamentale, l'importanza della presunzione di innocenza. Spesso, sui social media, si assiste a un vero e proprio processo sommario, in cui le persone vengono giudicate e condannate prima ancora che sia stata fatta chiarezza sui fatti. Questo è un errore gravissimo, perché viola un principio fondamentale del diritto e della civiltà, quello della presunzione di innocenza. Ogni persona ha il diritto di essere considerata innocente fino a quando non viene dimostrata la sua colpevolezza. E questo vale anche per i personaggi pubblici. Non possiamo condannare una persona sulla base di pettegolezzi o di indiscrezioni non verificate. Dobbiamo aspettare che la verità venga a galla e che la giustizia faccia il suo corso. E questo mi porta a un'altra riflessione. L'importanza di distinguere tra informazione e gossip. Spesso, sui social media, si fa fatica a distinguere tra le notizie vere e proprie e i pettegolezzi senza fondamento. E questo può portare a una distorsione della realtà e a una diffusione di informazioni false o incomplete. È fondamentale, quindi, imparare a filtrare le informazioni che riceviamo e a verificare la loro veridicità. Dobbiamo diffidare delle fonti anonime, delle notizie sensazionalistiche e dei titoli urlati. Dobbiamo cercare di informarci attraverso fonti affidabili e di approfondire le questioni che ci interessano. E poi, un'altra cosa importante è non dimenticare che i social media sono uno strumento potente, ma anche pericoloso. Possono essere utilizzati per diffondere informazioni utili e per promuovere cause importanti, ma possono anche essere utilizzati per diffondere odio, per diffamare persone e per manipolare l'opinione pubblica. È fondamentale, quindi, utilizzare i social media in modo responsabile e consapevole. Dobbiamo evitare di condividere notizie false, di commentare in modo offensivo e di alimentare il gossip. Dobbiamo cercare di utilizzare i social media per promuovere il dialogo, per condividere idee e per costruire un mondo migliore. In conclusione, la vicenda che ha coinvolto Neslihan e Burak è un esempio emblematico di come un semplice pettegolezzo possa trasformarsi in una vera e propria tempesta mediatica. È un esempio di come i social media possano essere utilizzati per diffondere odio e per distruggere la reputazione di una persona. Ma è anche un esempio di come la forza d'animo, la lucidità e la solidarietà possano fare la differenza e aiutare a superare i momenti difficili. Spero che questa mia analisi vi sia stata utile e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Ora, come sempre, sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Siete d'accordo con me? Avete qualche consiglio da darmi? Lasciate un commento qui sotto, mi farà piacere leggere le vostre opinioni e confrontarmi con voi. E, infine, se questo video vi è piaciuto, se lo avete trovato interessante, se vi ha fatto riflettere, vi invito a mettere un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici, con i vostri follower, con tutte le persone che pensate possano essere interessate a questo argomento. E, soprattutto, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Dai, fatelo subito, così non ve lo dimenticate. Grazie ancora per il vostro supporto, vi voglio bene. Alla prossima!
E ricordatevi sempre di pensare con la vostra testa e di non credere a tutto quello che leggete online. Ciao!